Bentornati ragazzi sul canale e oggi andremo ad analizzare in questa serie che riguarda gli errori fotovoltaici ma anche i consigli fotovoltaici. Andremo a vedere che cos'è la produzione solare e come il sole si comporta rispetto alle apparecchiature che abbiamo, ovvero pannelli, regolatore di carica, batteria, inverter. Tutto il resto sono protezioni o il wifi che ci serve per vedere, per testare, per analizzare l'impianto anche a distanza, ma questi componenti sono i fondamentali in un impianto e dobbiamo calcolarli bene. Oggi andremo a parlare proprio di questo. Il fotovoltaico, quindi i pannelli, regolatore di carica, batterie e inverter. Andiamo ad analizzare come si comportano tutti all'interno di un impianto. E questa volta, come è già successo altre volte, voglio che siano le apparecchiature a parlare, quindi daremo voce a questi strumenti invece elettronici che non hanno vita propria, gli daremo voce affinché parlando tra di loro voi possiate capire qual è il comportamento di queste apparecchiature. 4 secondi e ci vediamo qua. Bentornati ragazzi, innanzitutto voglio rispondere a una domanda che spesso mi fate, è già stata trattata in altri video come altre cose, però a volte è buono anche riepilogare o ripetere le cose. Allora, ma io se ho le nuvole, se ho la neve, se sta nevicando e i pannelli sono pieni di neve, comunque la neve è bianca, trasparente, i fotoni passano del sole, oppure giornata di sole, pannelli con la neve, cioè ma io produco o non produco? Ebbene, a questa risposta immediatamente vi faccio vedere un breve video, uno short che ho fatto proprio un mesetto fa, quando c'è stata qui in Abruzzo una nevicata un po' anomala, fuori stagione, però ho fatto una sventagliata di qualche ora qui sulle colline pescaresi, dove la neve mi ha consentito di rispondere a questi amici del canale che spesso sono della Valsassina, della Valtellina, di Cuneo, eccetera eccetera. Ebbene, guardiamo che cosa succede con un semplice test, cioè stava nevicando e ho fatto la ripresa, dopodiché scendiamo in laboratorio per vedere l'e-Pever quanto produceva, se stava realmente dando energia significativa alle batterie oppure no. Buona visione. Guardiamo a questo punto la produzione fotovoltaica, 53 volt dai pannelli, abbiamo 0,4 ampere, 0,3, questo è quello che sta entrando dai pannelli. Abbiamo la trasformazione in 51,9 in batteria con 0,4 ampere. Quindi questa è la produzione con i pannelli pieni di neve. Ebbene, questa è la prima risposta, l'avete dedotta da soli, cioè se i pannelli sono coperti dalla neve non passa energia, quindi c'era qualcosina che entrava ma era veramente nulla, anche perché questa ripresa è stata fatta in orario mezzogiorno luna, cioè quando invece della neve, se ci fosse stato il sole, sarebbe stato 2,7 kW di produzione, e invece no, andiamo qualche decina di watt, 20-25 watt. Quindi ragazzi, quando i pannelli sono innevati non si produce nulla. Questa è una cosa che mi chiedevate in quest'inverno, mi avete chiesto in molti. Ho aspettato la nevicata, oramai siamo ad aprile, quindi presumo che adesso andremo, perlomeno qua in Abruzzo, verso tempi migliori, anche se domani hanno previsto una perturbazione con temperature basse. Il clima sta cambiando. Bene, andiamo avanti. Innanzitutto vi ricordo che questo sabato c'è il webinar collettivo, ragazzi. Io non voglio che ci siano tante persone, su questo webinar ho ridotto, c'è ancora qualche posto libero, se volete partecipare contattatemi su Messenger. Ma andiamo avanti adesso con quelli che sono altri dettagli importanti, ovvero il fulcro, il topic di questa conversazione, di questo video che sto facendo con voi. Come funziona, come lavorano i vari apparecchi che montiamo nel fotovoltaico. Ebbene, partiamo in quarta e toglierò questo e-Pever, lo lascio di sottofondo perché metterò la mia solita lavagna
per far dialogare gli elementi che vedrete in questo video. Ed ecco ragazzi una raffigurazione schematicissima di quello che avviene all'interno del nostro impianto. Qui ho posizionato i pannelli, li vedete benissimo, qua c'è il regolatore di carica, è vero qualsiasi esso sia, anche quello all'interno degli ibridi. Questo è quello che riguarda la batteria e questo è l'inverter. Ok, questi 4 componenti hanno tutti un polo positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Ora, dov'è il punto di congiunzione di tutti questi elementi? Ebbene, si trova nella barra equipotenziale. Qui le ho descritte tutte e due, più scura la più e meno scura la meno, polo positivo e polo negativo. Ebbene, per evitare di confondervi con tutte le connessioni, le ho lasciate senza cavi, ma avete capito che tutti i positivi andranno qua e tutti i negativi andranno qua. Qui non ci sono, lo ripeto, lo shunt, i dispositivi di controllo, il fusibile, cioè tutto quello che invece ci va. Questo non è il progetto di un impianto, questo è la spiegazione di come viaggia la corrente all'interno del nostro impianto fotovoltaico. Molti di voi mi hanno chiesto nei messaggi: Gianni, ma la corrente quando la batteria è carica, dove va? Dai pannelli dove va? Ora ragazzi, come al solito, i più esperti devono pazientare, perché questo è un canale per tutti. La corrente dove va? Ma va a bruciare le batterie, si disperde, cosa avviene? Spiegheremo anche questo. Però voglio iniziare per gradi. Il primo step è questo. A che velocità viaggia la corrente? Pausa. Risposta sbagliata. Risposta esatta. La corrente viaggia esattamente alla velocità della luce. Ok? Quindi si tratta di circa 300.000 km al secondo. Non confondiamoci con la velocità del suono, che invece è 20 km al minuto. C'è un divario enorme. Tant'è vero che quando in una montagna vogliamo generare un eco facciamo A, cioè arriva perché fa 20 km al minuto. Ma se lo facessimo con la corrente elettrica non ce ne accorgeremo, perché in qualsiasi punto noi siamo, la corrente sarebbe lì con noi. Ecco la differenza, per evidenziare che cosa? La velocità della corrente, che è uguale alla velocità della luce. Bene, detto questo ragazzi, capirete che quando spesso sul canale uso un termine che sembra semplice ma alcuni non lo capiscono e lo voglio spiegare oggi, io dico spesso: la corrente viaggia come se fosse in una sfera, cioè lei non è in 2 cavi che deve viaggiare, ma è come in una sfera, cioè lei è in qualsiasi momento ovunque. Quindi innanzitutto quando parliamo di corrente che deve viaggiare qua dal sole che getta i fotoni sui pannelli fotovoltaici, ebbene questi pannelli non è che devono fare un tragitto, ok, andiamo al regolatore di carica, ma all'istante da qui a qui a qui a qui è tutto presente nello stesso preciso istante. Ecco che allora quando creiamo un assorbimento cosa avviene? Quando creiamo la produzione che cosa avviene? Sarà oggetto di questa chiacchierata. Andiamo avanti con tutti i dettagli. Per farvi ancora capire la velocità della corrente è come se avessimo un tubo dell'acqua lungo 300.000 km, ok? E là dove arriva, è chiaramente un'ipotesi astratta, là dove arriva è in discesa e qua lo mettiamo in salita. Sapete l'effetto dei vasi comunicanti, no? Questo tubo di 300.000 km, cioè impensabile. Noi cosa facciamo? Essendo un tubo chiuso pieno d'acqua, pieno completamente dall'inizio alla fine, se noi versiamo l'acqua in questo tubo all'istante, anche perché i liquidi non sono comprimibili, all'istante quella che versiamo qua cade di là. Quindi la corrente non fa un viaggio da dove la versiamo, da dove la inseriamo fino là, non ha un tragitto, sono esattamente gli impulsi. Quindi la corrente è là come qua, proprio perché c'è questo travaso in un vaso che è costantemente sotto tensione e va a generare l'impulso là. Detto questo, noi abbiamo la corrente presente in tutto il nostro impianto. Allora adesso facciamo parlare gli elementi, perché è la cosa più semplice per insegnare l'elettricità e l'elettronica. Allora, il sole dice: eccomi,
getta i raggi sui pannelli, i pannelli parlano col regolatore e gli dicono abbiamo dell'energia. Ora il regolatore parla con la batteria e in funzione dei settaggi che abbiamo programmato, la batteria dice sì, sono scarica. Cosa vuol dire sono scarica? Vuol dire che sulla barra equipotenziale il regolatore evidenzia che la batteria ha, ad esempio, 48 volt. Quindi se questa barra equipotenziale è 48, i pannelli, come vengono irradiati dal sole, già subito producono la loro tensione. Poi magari non c'è corrente, cioè non ci sono gli ampere, non c'è la potenza, ma c'è già la tensione. Fin dall'alba, subito i pannelli bam, vanno in tensione. Ebbene, i pannelli guidati dal regolatore, lui dice a loro ragazzi, butta giù corrente. Questa scivola velocemente verso il regolatore di carica. Il regolatore di carica fa passare la corrente alla barra di equitensione e la batteria assorbe la corrente. Questo è quello che avviene. Ora, qui cosa abbiamo attaccato? Anche l'inverter. E l'inverter dice alla batteria, mi dai la corrente? Lei dice sempre sì, sempre, fino a bruciarsi. Ecco perché sarà l'impostazione del regolatore di carica e dell'inverter a salvare la batteria, perché la batteria è un vaso generoso che dà sempre a tutti e riceve sempre da tutti. Il buono dell'impianto fotovoltaico, la persona buona dell'impianto fotovoltaico è la batteria. Ragazzi, avete bisogno? Ecco, ve la do. Ma avete dell'eccesso? Ma sì, mettetemela qua, ammucchiatemela qua dentro. Ebbene, a questo punto la batteria non conta nulla nella gestione di un impianto fotovoltaico. Spero fino qui di essere stato molto chiaro e spero che semplice. Andiamo avanti. Quindi, in base a quello appena citato, il momento in cui la batteria raggiunge la sua tensione, la tensione è impostata da chi? Da noi, non dalla batteria. E noi dove l'abbiamo impostata? Sul regolatore di carica, sulle PEVER o sull'ibrido. Gli abbiamo detto, guarda, fermati, come consiglio io di fare sulle LiFePO 4, a 55 volt. Fermati cosa vuol dire? Perché la batteria mica si ferma, gli voglio andare a 60 volt, boom, li piglia, 70 pure, peggio ancora. Allora il regolatore di carica parla con la batteria e gli dice dai, ce n'è ancora, la pigli? Sì, butta. A un certo punto questo si accorge che la batteria se ne accorge qua, sulla barra equipotenziale, questa barra tanto discussa sul canale, si accorge il regolatore che la batteria è arrivata a 55 volt. A questo punto lui chiama i pannelli e gli dice ragazzi, qua non ci sta più niente. L'amico del canale, il proprietario dell'impianto, quello che mi ha costruito, ha detto che io mi devo fermare a 55. Quindi lui, che sia in micro switching, che sia a relay, che sia in quello che volete voi, lui rallenta l'ingresso, non lo blocca. Quelli che bloccano, ci sono anche dei PWM a relay che bloccano proprio, pam, staccano, però in questo caso rallenta e quindi ipotizziamo i 10 ampere, facciamo i 13 ampere che stavano entrando dalla nostra stringa, vengono rallentati 11, 10, 9, 8, 1, 0,5. In questo modo, quando lui sente che la batteria è arrivata a 55, rallenta l'ingresso del sole. Alcuni amici del canale mi hanno chiesto, ma a questo punto i pannelli si bruciano perché producono corrente che non viene smaltita, utilizzata. Dove va? Non va. Cioè non va da nessuna parte. È come quando stacchiamo l'interruttore della luce o abbassiamo un potenziometro del volume dello stereo. Sta continuando a passare suono, ma rallentato, fino a fermarsi poi con l'off. Questo è quello che avviene tra questi due elementi per caricare la batteria. Voglio evidenziare subito una cosa importante. Alcuni amici del canale mi hanno detto Gianni, ma io se misuro la tensione qua sulla batteria ho 55 volt. Se la misuro qua ho 54 volt. Un volt è tanto. Perché? Perché se la batteria è a 55 e la misura effettiva va fatta sul 55, cioè sulla batteria, ma qui ho 54, c'è un volt, a volte anche 2 volt. Questa caduta di tensione deve essere individuata. Perché? Questo dice a loro, no ragazzi, siamo a 53, continuate ad andare avanti.
Quando questo arriva a 55 dice basta, siamo arrivati ragazzi, fermatevi. Questa quant'è? 57? Perché c'era 2 volt di differenza. Allora non stiamo caricando più la batteria a 55, la stiamo caricando a 57 per una differenza nell'equitensione sulle barre equipotenziali, che sono il fulcro. Queste vanno fatte di materiale grosso, di rame, incidente, no, non esagerato, però sovradimensionare è meglio che sottodimensionare. E lo stesso i cavi di connessione. Allora dove la perdiamo la tensione? In uno dei prossimi video vedremo anche diversi dettagli, però la perdiamo sulle connessioni, sui busbar che non sono puliti bene, sui cavi che sono sottili, sullo shunt sottodimensionato, sul fusibile sottodimensionato. Molti dicono ok, questa è 50 volt, metti un 150 ampere sulla linea generale, così almeno alimenti tutto e sei a posto, perché 50 volt per 150 ampere fa 7500 watt. Questo magari il bestione da 6 kg va benissimo. Non va benissimo. Perché il fusibile che si pone sulla linea della batteria, okay, ovvero in uscita, questo fusibile che va poi dove volete voi, nel senso, qui io lo metto sempre sul negativo, ma potete metterlo sui positivi, eccetera. Questo fusibile non deve salvare le apparecchiature. L'ePever ha già dentro in funzione della tipologia dei Epever il suo fusibile. Possiamo metterne uno qua se vogliamo alimentare il toroidale, un fusibile da 200 ampere o da 150, no, 200 è meglio perché bisogna reggere anche gli spunti. Ebbene, questo fusibile, quello immediatamente dopo la batteria, non può essere 100, 150 perché facciamo il calcolo 50 per 150, insomma non male perché sono 7,5 kW, no. Questo deve proteggere la linea, si dice il fusibile di linea deve proteggere la linea, cioè la massima dimensione dei cavi è un po' meno. Ecco perché questo fusibile primario io metto il 500 ampere, poi io uso gli ANL che sono quelli che vedete nel canale, che sono molto semplici, molto economici, ci sono anche fusibili molto più buoni, molto rapidi, quello che volete voi, ma questo fusibile deve salvare la linea. Detto questo, se lo mettiamo sottodimensionato, qua non avremo mai la realtà. Se la batteria è a 55 qui sui due poli, ebbene lo deve essere anche qua. E l'ePever con i suoi cavi dimensionati, crimpati bene, puliti bene, deve dare tutto 55-55 e qua sotto anche 55. Ora è facile capire che se con un tester misuriamo qua e non è 55, misuriamo qua ed è 55, e in questo tragitto c'è una caduta di tensione da verificare, una falsa connessione. A volte negli ePever andiamo ad avvitare i cavi, non li abbiamo spelati bene e avvitiamo la plastica sopra il cavo, pericolosissimo, andiamo a surriscaldare e bruciare. Quindi questo dell'equitensione è fondamentale. Ora a questo punto l'ePever vede i 55 volt e dice mi devo fermare, basta, non entra più corrente. Non bruciamo niente ragazzi, così metto in serenità tutti i messaggi che mi avete scritto. Dove va la corrente se qui è carico? Si ferma, rallenta. Il momento in cui, parliamo adesso dell'inverter, lui comincia a dire, ragazzi, perché lui parla a tutti, ma primariamente alla batteria, dice ragazzi, io prima avevo 50 watt in uscita, cioè niente, ok? Adesso la signora di casa o il padrone di casa hanno attaccato un bel 2000, ok? Sta partendo un elettrodomestico da 2000 watt. Che facciamo? Ebbene, che facciamo? Niente, fa tutto lui. Cioè, lui, e ripeto, qua sotto dobbiamo anche lì misurare i 55 volt. Vi dico molto francamente, questo non avverrà mai. C'è sempre una piccola differenza, non potrete mai correggere, a volte il BMS che soffre un attimino, a volte le connessioni, insomma avere l'equitensione dappertutto. Amici del canale, se avete raggiunto l'equitensione scrivetemi nei commenti, io ce l'ho, ma ditemi anche come avete fatto, perché qualcosina c'è sempre. E sapete perché c'è sempre? Perché qualsiasi strumento elettronico
costruito in aziende specializzate e quant'altro. Per risparmiare vanno a utilizzare strumenti di misura un po' economici. Ecco perché a volte amici del canale mi dicono: ma io sul mio inverter toroidale o ibrido mi segna 54,8. Perché? Perché il voltometro che c'è qui o da altre parti non segna realmente. Ecco perché vi dico, al di là di quello che vedete sul video, andate poi a controllare. Se vedete un'equitensione non è risolvibile, quindi sapete che dovete un attimino modificare i settaggi. E tenete presente che se qua c'è tanta produzione, le tensioni salgono fintamente, quella è la falsa tensione, ma se voi staccate tutto, lei precipita a che livello? Livello batteria, che è sempre l'unica tensione reale misurata sui poli. Ok? A questo punto abbiamo l'inverter che assorbe 2000 watt. Dove li piglia? Dalla batteria. Cosa avviene quando lui preleva? Ebbene, gli elettrodomestici succhiano gli ampere e calano la tensione rilevata. Quindi la tensione della batteria invece di 55 andrà a 54,9 o 54,8 a seconda di quanto assorbiamo, o 54, mettiamo 6 kg a 53,8. Ebbene, questo calo di tensione fa dire al regolatore di carica: uè ciccia, questo si dice a Milano, alla batteria: uè ciccia, la tensione è calata, tu hai bisogno di energia. E lei dice sì. Allora lui chiama i pannelli e dice: ripartite, via, alla grande. Questi ripartono, questo apre gli ingressi, la potenza che era magari ridotta a 2 ampere così di mantenimento, a questo punto pam, ritorna a 13 ampere, massima potenza. Perché? Perché se questi ampere sono tali da soddisfare questa richiesta, ebbene, mentre qui assorbe, qui produce, entra. Ma dove va questa tensione? Qui arriviamo a una domanda fulcro che mi avete fatto spesso: ma quando i pannelli producono, passa dalla batteria e poi l'inverter preleva dalla batteria e quindi aumento i cicli della batteria consumandola e perdendo longevità? No. Molti di voi stanno sorridendo, stanno facendo: oh bello, grazie Gianni. No, perché? Perché la corrente è in una sfera in qualsiasi momento nello stesso punto. Cosa significa? Significa che da qua andrà direttamente là. È qui sulla barra equipotenziale tutto qui. Allora, questo ipotizziamo che producono 2 kW, ok? 2000 watt. Questa produzione, pam, schizza all'istante a 300.000 km al secondo qua e viene con la stessa velocità prelevata da qua, cioè dall'inverter. Ebbene, questo è quello che avviene e la batteria non perde cicli, non aumenta cicli, non perde longevità, perché la corrente è ovunque. Ecco perché quando le aziende cinesi che hanno fatto gli ibridi hanno cominciato a parlare di SBU, BSU, utility, eccetera, che sono reali, perché questi determinano il funzionamento di dove io devo andare a dare le priorità, hanno un po' confuso le idee, perché alcuni pensano: no, io devo mettere così perché non voglio consumare le batterie, allora metto Sun, Battery, Utility. Ma nella realtà è esattamente questo il fulcro del nostro discorso, è qua che tutto avviene. Qualsiasi impostazione facciamo, quando abbiamo corrente sulle barre equipotenziali, viene prelevata da chi la vuole, viene frenata se siamo già arrivati o viene introdotta in batteria se c'è un eccesso. Ecco che se invece di 2000 watt facciamo 2008, ok? E la batteria non è a 55 ma è scesa un po', qui arriveranno 2800 watt. Saranno prelevati 2000 dall'inverter subito, senza passare dalla batteria. E il regolatore dice: cosa faccio degli altri 800? Allora parla con la batteria e gli dice: come sei messa? Sono 55. Allora niente, rallento, via. E entra 2000, cioè quello che serve. Oppure dice: sì, sono bassa, sono 54 perché sto inverter è arrivato il marito col trapano, mi sta risucchiando veramente la batteria. Allora i 2008 entrano tutti, cioè 2000 qua e 800 in batteria. È l'extra che entra in batteria. Ma adesso ipotizziamo che arriva il figlio che fa il cuoco e accende il forno e andiamo a 4000 watt di assorbimento. 4000
solito discorso, la batteria scende a 54, l'EPEVER o regolatore di carica dice sei bassa, pannelli via manetta, questi producono 2008, passano nella barra equipotenziale, vanno direttamente ai 4000, ma l'inverter dice ragazzi 4000 non ho chiesto 2.8 e la batteria dice che è la buona, la ragazza buona di tutto l'impianto, dice te li do io. Ecco che la differenza si preleva dalla batteria. Quindi 2008 arrivano dall'impianto e qui il resto andrà verso l'inverter, quindi 1200 watt. È lì che si crea l'equilibrio tra quanto sto producendo rispetto a quanto sto inserendo, rispetto a quanto sto assorbendo, rispetto a quanto è lungo l'assorbimento, perché se lascio un 4000 fisso devo avere tantissimi pannelli, se il 4000 è raro posso avere meno pannelli. Questa è la progettazione di un impianto. Spesso mi chiedete, oggi sto rispondendo a tante domande, quanti pannelli devo mettere per soddisfare casa mia? Dipende. Quanti ne escono qua in un giorno, cioè kilowattora giorno? Poi c'è la notte o il giorno di nuvoloso. Quanti ne ho qua kilowattora capacità batteria? Tantissimi. C'ho il 30 kWh perché sto seguendo il tuo mega impianto. Bravissimo. Ma se hai qui 30 kWh in batteria e qua fai andare pompe di calore, l'auto elettrica e ne succhi in un giorno 40.000, finita la giornata non ce la fai. Oppure se ho giusto qua 30.000, qua consumo tanto tutti i giorni, quindi sono sempre al pelo e qui ho 3 kW di pannelli, cosa vuoi caricare? Non carichi tutta questa roba qua e non dai tutto quell'assorbimento lì, sei limitato nell'impianto. Questa è la proporzione. Quanti pannelli? Meglio tantissimi. Quante batterie? Meglio tantissime. La potenza dell'inverter meglio potentissima, e lo so, poi chiaro. È per quello che ho fatto il mega impianto con 3 componenti che vanno a soddisfare tutto, ma sul tetto ci deve essere la roba. Ok ragazzi? Quindi in questo impianto che io ho creato con proporzione andrò a produrre tanta corrente. Se io ho tanti pannelli, quanti più ne riesco a mettere? Vi ricordo che i pannelli producono in funzione della superficie. Alcuni di voi mi dicono Gianni, mi consigli dei pannelli che invece di 400 watt producono 500 watt? Perché ho il tetto che è limitato e non è così. Se prendo i 500 watt saranno più grossi, se prendo i 250 sono più piccoli. Perché? Perché conta la superficie dei pannelli. Il sole viene utilizzato in funzione delle capacità dell'essere umano intorno al 21-22%, ok? I pignoli adesso diranno no, io ho il 22,4, 22,6, io ho il 19, 20, sì, 21-22% circa. Significa che la capacità umana di prelevare la corrente dal sole è intorno al 21-22%. Di cosa? Della superficie. Se io ho un metro quadro di pannelli, produrrò 210 watt, 220 watt. Allora, è queste proporzioni che creano la potenza di un pannello. Quindi nel primo calcolo dell'impianto dovete tener conto della superficie che avete disponibile. Io ho risposto in settimana, lo potete leggere nei commenti, a una ragazza poverina che mi diceva Gianni, bel canale, belli impianti, spieghi tutto, la villetta, la casa, ma noi in condominio cosa facciamo? Non sapevo cosa rispondere, gli ho dato una risposta di conforto, che è questa che vi ho appena spiegato. Hai un balcone, hai un terrazzo, hai un muro, hai una fetta di tetto, perché la legge oggi consente di avere la tua fetta di tetto in un condominio comune? Ebbene, lei mi ha risposto come già sapevo. Non ci mettiamo d'accordo tra condomini, non posso mettere i pannelli perché sono antiestetici sulla facciata, tutte cose che corrispondono a una realtà che deve esistere, se no faremo lo scempio delle antenne, delle parabole che a volte si vedono sui condomini, ma che è una limitazione. Per tutti gli amici del canale che sono sul condominio dico trovatevi, prima di pensare all'impianto, un punto d'appoggio dei pannelli. Quanti ne puoi mettere? Su quello calcoli l'impianto. Io amici del canale che hanno fatto anche il webinar e ritorneranno anche sabato, li ringrazio perché sono assidui frequentatori dei miei webinar, che poi alla fine è il mio lavoro insieme a questi video YouTube che sono insomma la mia gioia di questo canale. Ebbene, cosa succede? Alcuni amici del canale mi hanno detto Gianni, io ho messo un pannello, caricavo una batteria e facevo andare le luci, sono contentissimo.
all'altro webinar, questo amico del canale è riuscito a convincere anche gli altri amici del condominio, hanno messo diversi pannelli. Lui ha detto li ho messi io, ma vi faccio andare anche le luci delle scale, cioè ha voluto contribuire anche lui facendo non tanto risparmiare in bolletta, ma dando la certezza che se c'è un blackout la vecchietta che scende dalle scale c'ha anche la luce. Quindi cercate di collimare anche con i vostri vicini per andare a dare qualcosa a loro, per avere voi qualcos'altro, in modo che si crea questo connubio sempre difficilissimo ma possibile. Quindi per gli amici del condominio, come per gli amici della villa, come per chi ha il terreno, la prima domanda è: quanta superficie utile hai? La superficie minima per alimentare una casa appena appena è 6,5 metri per 3,5. In questa superficie si montano 12 pannelli da 250 watt circa e si alimenta una casa. Qual è il moltiplicatore estivo? L'ho già detto in altri video, è 5, non è 5 kW, è 5, numero 5 sarebbe, se io ho 3 kW di pannelli installati in una superficie che vi ho appena menzionato, a giugno che c'è il solstizio e quindi d'estate, quindi è il giorno più lungo, quindi il mese di giugno è il più produttivo, se ci fosse sole fisso quel giorno e ci troviamo i pannelli a 35 gradi circa sul centro Italia, ebbene il moltiplicatore è 5, cioè i miei 3 kW a giugno matematicamente con sole azzurro e inclinazione giusta producono 15 kWh, punto. Può essere 16, può essere 14. In inverno, solstizio d'inverno 21 dicembre, quindi a dicembre il moltiplicatore è 2,73, facciamo 3. Significa che se io ho 3 kW ne produco 3 per 3, 9 kWh giornalieri a dicembre. Dobbiamo tener conto di questo, perché quanti pannelli abbiamo in estate? Bello, ma in inverno che vogliamo accendere il condizionatore, pompa di calore, piuttosto che le luci di più perché le giornate sono corte, produciamo 9, non produciamo 15, 16. Ok? Questi sono fattori importanti. A questo punto, dal dialogo che ne esce, chi è il vincitore, chi è il re, chi è il numero uno che comanda tutto? Sono, ragazzi, i volt. I volt. E la tensione. Quando l'inverter assorbe, cala la tensione e tutti gli altri gliela devono dare, che sia dal sole o che sia dalla batteria o insieme. Quando la batteria cala, tutti gli altri la devono dare. E chi dà? Non è questo è un ubriaco, glielo dà solo questo con i pannelli. E quindi quando scende la tensione la devono equitensionare, cioè devono renderla identica, e quindi c'è sempre costantemente il raggiungimento della tensione finché si crea l'equitensione. Allora ci sono i rallentamenti, ok? Spero, ragazzi, di essere stato chiaro, più di così non sapevo espormi. Spero che abbiate capito, scrivete commenti nel canale, fate domande. Vi ricordo che domande tutte sul canale, brevi a beneficio di tutti. Su Messenger domande che riguardano i webinar, i corsi privati, i corsi collettivi come questo che c'è sabato, ve lo ricordo, se volete scrivetemi e vi do le indicazioni. E basta, c'è un PayPal sul canale se volete contribuire ovviamente per sostenere le spese che ci sono varie. E poi cos'altro dire? Iscrivetevi, l'ho già detto? No, non l'ho detto, non ve lo ripeto stasera. Ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.